Ciao ragazzi, benvenuti su Turkey News Magazine. Prima di immergerci in questa storia che ha ribaltato i social e incendiato i commenti, ricordatevi di iscrivervi e condividere il video. Quello che è successo nelle ultime ore sta già riscrivendo il modo in cui si parla d'amore tra le star. Perché oggi il nome che tutti pronunciano con stupore, emozione e un pizzico di incredulità è uno soltanto, Barbactas. E il motivo? Una frase, detta con calma, sguardo fisso e una sincerità che non lasciava spazio a foghe o scappatoie. Mi sono innamorato solo di Yağmur. Bastano poche parole, lo sappiamo, per cambiare l'aria in una stanza, per spostare l'attenzione, per fare silenzio quando fino a un attimo prima rimbombavano voci e pettegolezzi. E qui, con queste parole, il silenzio si è trasformato in applausi, sospiri, discussioni infinite, e una pioggia di cuori su ogni piattaforma. La dichiarazione è arrivata durante un'intervista che, fino a quel punto, scorreva su binari prevedibili, domande sulla carriera, i progetti, i ricordi dal set, gli aneddoti con i colleghi. Bar sorrideva, misurava i toni, come fa sempre. Ma quando gli hanno chiesto dell'amore, non ha cercato una via comoda. Non ha tirato fuori frasi di circostanza. Non ha camminato sul filo delle ambiguità. Ha guardato verso l'intervistatore, poi dritto in camera, e ha lasciato cadere quella frase che ha fatto tremare il gossip: ho incontrato tante persone, ho provato un'infinità di emozioni, ma l'unica persona di cui mi sono davvero innamorato è Yağmur. Ha detto proprio così. Chi era in studio racconta che per un istante l'aria si è fatta densa, come se lo spazio avesse avuto bisogno di un secondo per accogliere la verità di quelle parole. E subito i riflettori si sono spostati su di lei. Yağmur Yüksel. Il suo nome è risuonato come un eco dolce, forte, inevitabile. Chi li ha seguiti fin dall'inizio sa che tutto è nato su un set. Due sguardi che si cercano per una scena, due battute pronunciate con un'intensità rara, un'alchimia così evidente che il pubblico ha iniziato a chiedersi se fosse tutto scritto in un copione o se, invece, ci fosse qualcosa di più profondo, più reale, più pericolosamente autentico. Col tempo, quella chimica non ha fatto che crescere. Nei ciak rubati, nelle pause tra una ripresa e l'altra, nelle fotografie che sembravano troppo naturali per essere semplici pose. E allora sono nate le domande, e con le domande, inevitabilmente, le voci. Voci di distanze, di raffreddamenti, di giorni in cui loro si mostrano meno, di settimane in cui non si vedono insieme. Il mondo del gossip vive di vuoti, e ogni vuoto diventa un romanzo. Ma Bar, questa volta, non ha permesso che il romanzo fosse scritto da altri. Mi sono innamorato solo di Yağmur, ha detto. Una linea sottile e netta tracciata sopra anni di sussurri. Una risposta che non è solo una risposta, è un modo di stare nel mondo, una presa di posizione contro la leggerezza con cui troppo spesso si liquida l'amore delle star. Ed è per questo che i social sono esplosi, perché la semplicità disarma. La semplicità spaventa e, allo stesso tempo, consola. Perché dentro quella frase tutti hanno trovato un frammento della propria storia, un ricordo, un desiderio. Sui profili ufficiali, sui fan account, nei commenti più inaspettati, il ritornello è lo stesso: questa è la forma più semplice e più forte dell'amore. Centinaia di migliaia di like, migliaia di messaggi, un tam tam che ha fatto il giro dei paesi, delle lingue, dei fusi orari. C'è chi scrive che non era facile per lui esporsi in questo modo, che un attore abituato alla discrezione difficilmente pronuncia frasi così definitive. C'è chi ricorda che Bar ha sempre protetto la sua vita privata con cura, quasi con pudore, preferendo far parlare il lavoro e lasciando che i sentimenti restassero dove nascono e dove hanno senso, lontano dalle luci. Ma non oggi. Oggi le luci sono tutte su di lui e su quello che, di fatto, è una dichiarazione. Una di quelle che restano. E Yağmur? Lei, al momento, non ha rilasciato una dichiarazione diretta. Non ha scritto un post, non ha dato un'intervista, non ha registrato una storia. Ma non tutto si dice con le parole. Dal suo entourage, da chi le sta vicino da sempre, da chi conosce la delicatezza con cui affronta i temi privati, filtra una sensazione precisa: quelle parole l'hanno toccata profondamente.
Si parla di un sorriso che è rimasto lì, leggero ma deciso, mentre qualcuno le leggeva trascrivendo le frasi dell'intervista. Un sorriso silenzioso, che dice mille cose senza dirne nessuna, che appartiene a chi non ha fretta di rispondere perché sa che certe risposte non hanno bisogno di essere inseguite, ma soltanto accolte. Intanto, chi conosce davvero la coppia è netto, nessuna crisi, nessun gelo, nessuna caduta libera. Anzi, da tempo, la loro intesa sarebbe cresciuta, sedimentata, accompagnata da quei gesti piccoli che non finiscono sulle copertine ma reggono i giorni. Il fatto che preferiscano la riservatezza, spiegano le fonti, non è un indizio di distanza. È la loro scelta. È il modo che hanno trovato per non consumare quello che sentono davanti a un pubblico che, per quanto innamorato di loro, non può afferrare tutto. E proprio qui, in questo equilibrio delicato tra ciò che si mostra e ciò che resta, la frase di Bar acquista un eco ancora più potente. Chi ripercorre la loro storia lo sa, non è la solita fiaba che brucia in fretta. Quando i loro sguardi si incrociarono per la prima volta sotto le luci del set, la chimica fu evidente. Nessuna forzatura, nessun trucco, la naturalezza con cui scambiavano battute e silenzi era un invito a guardare più da vicino. Gli spettatori, quasi in coro, mormoravano. Qui c'è altro. E col passare delle settimane, quel altro sembrava farsi materia. Ma più quella possibilità diventava concreta, più loro sceglievano di proteggerla con discrezione. Da fuori, certo, ogni passo indietro veniva letto come un passo traballante. È la trappola del pubblico, se non vediamo, immaginiamo. Se non possiamo toccare, inventiamo. Poi è arrivata questa intervista. Una semplice domanda, uno sguardo che non sfugge, la memoria che si allunga sul passato e lo reinterpreta con gratitudine e lucidità. Bar ha fatto un elenco sommesso di momenti, di incontri, di emozioni che hanno colorato gli anni. E poi, su tutto, il nome di Yamur. Lo ha pronunciato come si pronuncia qualcosa che non si ha bisogno di difendere, perché è vero di per sé. Le parole, riportate dai media nel giro di minuti, hanno immediatamente scavalcato i confini dell'intrattenimento per diventare tema di discussione generale. È un atto romantico, hanno scritto in molti. È un gesto di coraggio, hanno aggiunto altri. Qualcuno ha parlato di una risposta a tutte le insinuazioni accumulate nel tempo. Di certo, è stata una linea di demarcazione. Non è la prima volta che Bar attira l'attenzione per come si comporta fuori dal set. La sua è una presenza che si nota anche quando non vuole farsi notare, carisma misurato, eleganza nei modi, un passo sempre un po' defilato. È questa coerenza a rendere le sue parole ancora più incisive. Per anni ha spostato i riflettori su attori, troupe, storie, evitando di alimentare il frastuono che spesso accompagna le vite sentimentali delle celebrità. Questa volta, però, non si è limitato a smentire una diceria, né a lanciare un messaggio vago. Ha scelto la via più diretta, la più rischiosa e, proprio per questo, la più potente. Ha parlato d'amore senza barriere, e lo ha fatto nominando l'unica persona che, a suo dire, ha attraversato la soglia tra emozione e verità. È inevitabile che a questa dichiarazione segua una scossa nell'intero ambiente. C'è chi, dietro le quinte, racconta retroscena e cerca analogie con altre coppie nate tra macchine da presa e sceneggiature. Ma in poche storie la linea tra finzione e realtà è sembrata così sottile e, allo stesso tempo, così solida. Con Bar e Yamur, l'energia condivisa sullo schermo non è mai apparsa come un espediente, era un linguaggio. Gli spettatori non riuscivano a scomporlo, ma lo riconoscevano subito. Per questo, le supposizioni sulla loro vita privata non si sono mai spente. Per questo, ogni apparizione insieme, anche la più discreta, diventava un frammento da incollare a un puzzle sempre incompleto. Certo, i periodi di silenzio hanno fatto nascere storie parallele. Settimane senza foto congiunte diventavano racconti di distacchi. Una mancata smentita valeva come conferma. Eppure, a ben guardare, chi conosce i ritmi del loro lavoro sa che la distanza è spesso logistica, non emotiva. Progetti diversi, città diverse, orari impossibili.
La vita che scorre a velocità folli e chiede pazienza a chi vuole stare vicino. È in questo contesto che la frase di Bar pesa. Toglie la patina dell'incertezza e, allo stesso tempo, non spettacolarizza. È un faro acceso, ma non accecante. Dice quello che basta e lascia al resto la dignità del non detto. Il ruolo di Yağmur in tutto questo, anche nel suo silenzio, è fondamentale. Lei è sempre stata attenta, misurata, elegante nel proteggere ciò che considera prezioso. Ha costruito un rapporto con il pubblico basato sulla fiducia, non sull'esposizione continua. Chi la segue da anni sa quanto tenga a non confondere set e vita reale, quanto ci tenga a far parlare il lavoro senza usare l'intimità come scorciatoia. Ed è proprio per questo che la sua presunta reazione, quel sorriso minimo ma eloquente, è diventata una notizia a sua volta. Perché non c'è bisogno di dichiarazioni gridate quando senti che le parole di chi ami hanno portato alla luce qualcosa che non era più giusto lasciare nell'ombra. Nelle chat private, tra addetti ai lavori e amici di lunga data, si ripetono due concetti, serenità e continuità. Dicono che, lontano dai flash, loro due siano rimasti fedeli a un ritmo stretto ma sano. Gesti semplici, telefonate a orari improbabili, messaggi rubati tra una prova e l'altra, visi stanchi ma felici ai rari momenti condivisi. Nessuna prova teatrale, nessun copione segreto. Solo il tempo, con la sua capacità di testare e rafforzare. È questa, alla fine, la prospettiva che rende la frase "mi sono innamorato solo di Yağmur" non un picco isolato, ma l'apice naturale di un percorso. La reazione dei fan, intanto, è diventata un fenomeno a sé. Le clip dell'intervista vengono montate e rimontate, le parole scritte in sovrimpressione, la musica che sale proprio quando lui dice "solo di Yağmur". C'è chi racconta di aver pianto, chi ha chiamato un'amica appena sentita la notizia, chi ha scritto messaggi lunghissimi spiegando perché questa storia li riguarda, li tocca, li guarisce da un certo cinismo di cui facciamo tutti fatica a liberarci. E c'è anche chi, saggiamente, invita alla calma. Lasciamo che siano loro a decidere come vivere questo momento, come tradurre una frase in scelte, apparizioni, futuri. Ma anche senza immaginare il domani, oggi è già un punto fermo. Le parole di Bar sono rimbalzate da un programma televisivo a ogni angolo della rete, hanno risposto di fatto a anni di insinuazioni, hanno spento un fuoco e ne hanno acceso un altro, più dolce, più tenero, più umano. Non è un proclama strategico. Non è un comunicato pensato a tavolino. È la voce di un uomo che, messo davanti alla domanda che tutti gli fanno, ha deciso di rispondere come si risponde quando smetti di avere paura di essere frainteso, con la verità che basta a se stessa. E in questa verità c'è un nome, c'è una storia, c'è la delicatezza di un amore che non ha bisogno di urla. Da oggi, ogni volta che li rivedremo insieme, ogni volta che un frame li coglierà nello stesso riquadro, ogni volta che un dettaglio, anche minuscolo, suggerirà complicità, ricorderemo questa frase. E forse la forza più grande della dichiarazione è proprio questa: non costringe, non promette oltre, non esige prove. È un dono. E come tutti i doni, chiede soltanto di essere accolto nella misura in cui si riesce. Perché, in fondo, se c'è una cosa che questa storia insegna a un mondo abituato a divorare e dimenticare, è che l'amore non ha paura del tempo quando trova il modo giusto per essere detto. Qui su Turkey News Magazine continueremo a seguire ogni sviluppo, senza forzare i tempi, senza aggiungere rumore dove c'è già abbastanza musica. Sappiamo che le prossime settimane porteranno nuove immagini, nuove parole, forse un gesto di Yağmur che darà un contorno definitivo a quella luce accesa da Bar. Sappiamo anche che, qualunque cosa accada, questa pagina è ormai scritta. E non si cancella. Perché certe frasi non appartengono a un giorno solo. Restano, come restano le storie che hanno avuto il coraggio di non nascondersi dietro il timore di essere guardate. Se siete arrivati fin qui, è perché questa storia vi ha tenuti con il fiato sospeso tanto quanto ha tenuto noi. E allora grazie per aver condiviso con noi questo momento, per i vostri messaggi, per l'affetto con cui ci seguite. Restate connessi, perché la favola di Bar Baktas e Yağmur Yüksel promette ancora capitoli intensi, ma soprattutto veri. Noi saremo qui a raccontarveli,
con la stessa cura, la stessa passione, lo stesso rispetto. E ricordate: iscrivetevi a Turkey News Magazine e condividete il video con chi crede che una frase, detta al momento giusto, possa cambiare tutto. Oggi lo abbiamo visto succedere. Oggi lo abbiamo sentito nelle nostre case. Oggi lo abbiamo trovato in 4 parole semplici e definitive: mi sono innamorato solo di Yağmur.